Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Vladi, sono astrologa e psicologa laureata ed oggi vi guiderò dentro l'oroscopo del 2026, un anno che sarà davvero pieno di cambiamenti ed energie nuove per tutti i segni zodiacali. Prima di iniziare ci tengo a dirvi una cosa molto importante. Questo oroscopo non va ascoltato solo per il segno solare, cioè il vostro segno zodiacale di nascita, ma anche l'ascendente e il segno della vostra luna. E se voi non conoscete una di queste posizioni, scrivetemi sotto nei commenti, data, ora, la città di nascita e lo calcolo io per voi. Solo unendo questi tre elementi avrete un quadro più completo e realistico di energie che vi accompagneranno durante l'anno. L'oroscopo che vi racconterò oggi è un oroscopo generale che riguarda ovviamente tutti. Se però volete sapere come andrà davvero il vostro anno in modo personale e preciso, potete chiedermi la vostra rivoluzione solare, una consulenza dettagliata dove vi spiego le energie generali dell'anno e soprattutto vi guido mese per mese mostrandovi gli eventi principali che riguarderanno solo voi. E non solo, con la rivoluzione solare regalo anche una guida speciale dei 12 giorni dopo la rivoluzione. Vi insegno a vivervi al massimo le energie simboliche di ciascuno dei 12 mesi dell'anno in 12 giorni. E per chi non ha mai ricevuto una rivoluzione solare e non sa bene di cosa si tratta, potete chiedermi anche la consulenza demo. È una versione di esempio che ho già inviato a un cliente, naturalmente resa anonima, così potete vedere concretamente come lavoro, che tipo di analisi faccio e quali informazioni dettagliate riceverete nella vostra consulenza personale. In più voglio ricordarvi che molto presto uscirà un contenuto esclusivo a cui ci tengo tantissimo. La data è già fissata e il primo video uscirà il 22 di ottobre. 60 regole sul denaro, saranno 60 giorni, una regola al giorno per lavorare sul vostro rapporto con il denaro dal punto di vista psicologico e anche pratico. Se state attraversando un momento difficile, se avete debiti o di difficoltà economiche o semplicemente volete migliorare la vostra stabilità finanziaria. Queste lezioni vi saranno davvero utili, quindi vi raccomando, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Anche se non volete rischiare di perdere questi contenuti speciali e gratuiti, vi consiglio vivamente di seguirmi. E se già adesso volete capire se nel vostro tema natale ci sono dei blocchi finanziari, vi consiglio di guardare il mio primo video dedicato proprio ai blocchi economici nel tema natale. Lì vi spiego come Luna e Venere possono indicare i limiti o i condizionamenti che vivete nel rapporto con il denaro. Vi lascio il link diretto nella descrizione di questo video, potete così trovarlo subito. Adesso, prima di aprire con le previsioni, vi chiedo anche un favore. Mettetemi un like a questo video se ovviamente questo contenuto vi è piaciuto, perché per me è un segnale che vi interessa e anche un ottimo modo per ringraziarmi dei contenuti che faccio per voi. Scrivetemi un commento qui sotto raccontandomi di che segno siete, che ascendente è il segno della vostra luna, dicendomi quali eventi del 2026 vi spettano, che sapete già, oppure raccontandomi anche il vostro 2025. E se volete sostenere il mio canale ancora di più, potete anche lasciarmi un hype, è un modo bellissimo per far crescere la mia community e per permettermi di portarvi contenuti sempre nuovi, di qualità. Quindi, ricapitolando, ascoltate l'oroscopo per il vostro sole, ascendente e luna. Iscrivetevi, mettetevi il like, commentate e vi sarei grata anche se condividete questo video. Adesso possiamo cominciare per davvero questo video e inizierò ovviamente parlando delle energie generali del 2026, quindi amore, finanze, famiglia, i pianeti, e poi entreremo nel dettaglio mese per mese più avanti per vedere come cambieranno le energie lungo tutto l'anno, quali saranno i momenti più importanti per voi. Quindi prendetevi un attimo, un momento solo per voi, rilassatevi e iniziamo questo bellissimo viaggio insieme. Ma
Una piccola premessa però prima di iniziare, in questo video probabilmente più avanti vedrai il mio avatar al posto mio. È una scelta pratica, non è un filtro, spesso non riesco a registrare fisicamente per una questione di tempo perché per esempio questo video sarà un minimo di 40 minuti, come molti sanno ho un bambino piccolo e le giornate sono davvero intense. Per me è molto più semplice registrare la mia voce e farla vivere attraverso l'avatar, così posso continuare a condividere con voi contenuti veri, profondi, di qualità, senza dover rinunciare alla costanza. La voce che sentite è la mia, le parole sono mie, i contenuti sono completamente miei, l'avatar è solo un modo, un mezzo per rendere tutto più veloce e pratico. L'energia, l'esperienza, l'intenzione restano le stesse. E se a qualcuno l'avatar magari dovesse dar fastidio, vi invito semplicemente ad ascoltare la mia voce. Alla fine quello che conta, penso davvero, è il messaggio, è ciò che può aiutarvi nella vostra trasformazione. Cancro, Giove quest'anno sarà nella vostra seconda sfera dell'oroscopo, l'anno dell'abbondanza. Il 2026 per voi sarà un anno in cui la parola chiave diventa valore, non solo il valore del denaro, ma anche quello delle vostre energie, delle vostre risorse interiori e della vostra autostima. Giove, il grande benefattore dello zodiaco, il pianeta che porta espansione, fiducia e opportunità, il 30 giugno lascia il vostro segno e il vostro primo settore per entrare nella seconda sfera, quello che governa le finanze, beni, materiale, guadagni, ma anche il senso di sicurezza interiore e la capacità di dire io valgo. Un anno di nuove entrate e opportunità. Con Giove, in questa posizione l'universo ti apre le porte a nuovi guadagni, potreste ricevere un'offerta di lavoro più redditizia, un progetto che da tempo vi impegnava inizia finalmente a dare i frutti concreti. Un cliente importante entra nella vostra vita o un contratto che aspettavate da mesi viene firmato. Non solo Giove vi invita a guardare oltre il piccolo orizzonte, è il momento di scoprire nuove fonti di reddito, magari in un settore che non avevate considerato o attraverso collaborazioni che portano vantaggi a lungo termine. Investimenti e grandi acquisti. Questo transito parla anche di investimenti intelligenti. Alcuni di voi cancro potrebbero decidere di acquistare una casa, un terreno o di mettere da parte dei risparmi in modo strategico. Altri potrebbero indirizzare denaro verso un nuovo corso di formazione, un percorso di crescita personale o un progetto creativo che in futuro porterà ritorni concreti. Giove ama il grande, abbondante, il generoso. Per qualcuno si tradurrà in un acquisto simbolico, qualcosa che sottolinea il vostro nuovo status, un'auto, un gioiello, un viaggio esclusivo. Per altri sarà il desiderio di migliorare il proprio stile di vita, scegliendo il meglio anche a livello di benessere personale. L'avvertimento di Giove c'è però da un lato di Giove che non dobbiamo dimenticare, il rischio di esagerare. Quando Giove transita nel settore dei soldi può aumentare le entrate ma anche le spese. Si può essere tentati di vivere al di sopra delle proprie possibilità, di concedersi troppo e di cedere nella classica illusione che la fortuna sarà sempre lì a sostenervi. Il segreto sarà imparare a gestire all'abbondanza con la disciplina e visione a lungo termine. Non si tratta di privarsi, ma di capire che ogni euro investito bene ora costruisce un futuro stabile e solido. Giove vi porterà anche una lezione. Cosa significa per voi sentirvi davvero ricchi? Alcuni di voi cancro scopriranno che la vera ricchezza è avere tempo per se stessi, libertà di scegliere, possibilità di dire no a ciò che non risuona. Altri capiranno che la sicurezza non nasce solo dal conto in banca, ma anche dalla capacità di valorizzare i propri talenti o di farsi pagare in modo giusto. Quindi il messaggio di Giove nel 2026 per voi cancro è un anno di crescita economica e personale. Giove vi spinge a riconoscere il vostro valore, ad aprirvi a nuove possibilità di guadagno e a costruire basi solide per il futuro. Non abbiate paura di osare, di chiedere di più, di presentarvi al mondo con più sicurezza. È l'anno in cui la vita vi dice meriti di più, sei pronto a riceverlo. Plutone in Acquario per voi cancro, la trasformazione più potente dei prossimi 22 anni. Tra tutte le forze planetarie che agiscono nel nostro cielo, Plutone è quello che segna i cambiamenti più profondi, radicali e irreversibili.
Non porta mai trasformazioni leggere. Quando Plutone entra in gioco, la vita prende una direzione nuova e nulla torna più come prima. Dal 2024 Plutone ha iniziato il suo transito nel segno dell'Acquario e quindi nella vostra ottava casa dell'oroscopo, dove resterà fino al 2044. Parliamo di ben 22 anni di metamorfosi che lasceranno un segno indelebile nella vostra esistenza. Prima di guardare al futuro facciamo un passo indietro. Negli ultimi 15 anni Plutone ha attraversato la vostra settima casa, quella delle relazioni e delle collaborazioni, quindi molti di voi cancro hanno vissuto separazione, matrimoni, trasformazioni radicali nei rapporti personali e professionali. Avete incontrato persone potenti, difficili, a volte manipolatrici, ma che vi hanno messo alla prova e allo stesso tempo vi hanno insegnato a riconoscere la vera forza vostra interiore. È stato un percorso faticoso, ma anche un'enorme occasione di crescita spirituale e psicologica. Ora però il sipario cambia scenario, Plutone entra nel vostro campo preferito, il vostro ottavo settore, quello che parla di intimità, risorse condivise, paure profonde, eredità, trasformazioni interiori ed economiche. Qui il pianeta è come un pesce nell'acqua, agisce con tutta la sua potenza. Quindi cosa significa per voi? Questo transito apre un'epoca in cui imparerete a confrontarvi con le vostre zone più profonde, i desideri nascosti, le paure che non volevate guardare, il rapporto con il denaro o con la fiducia negli altri. Plutone scava, porta alla luce, trasforma. Ciò che era nascosto ora verrà rivelato, ciò che non funzionava crollerà, ma solo per lasciare spazio a basi più solide. Sul piano finanziario, Plutone in ottava casa è collegato a grandi somme di denaro, quindi soldi di banche, prestiti, mutui, crediti, tasse, risorse condivise con un partner, un socio o la famiglia, investimenti in grandi progetti e imprese, possibilità di eredità o gestioni patrimoniali importanti. Per alcuni di voi cancro sarà il momento di costruire un business proprio, di entrare in contatto con grandi realtà economiche, di imparare a gestire capitali in modo più strategico. Per altri arriveranno lezioni karmiche, crisi economiche, errori di gestione o conflitti con partner che vi obbligheranno a ripensare il vostro rapporto con i soldi. Ma ricordate, Plutone non toglie mai senza dare. Se affrontate queste prove con coraggio, ne uscirete più forti e capaci di generare ricchezza vera e duratura. Sul piano intimo, l'energia plutoniana rende i rapporti più profondi, intensi, magnetici. Le relazioni superficiali non reggeranno. Ciò che non è autentico crollerà. Al contrario, i legami che sopravvivranno diventeranno più forti, più intensi, più trasformativi. Alcuni cancro potrebbero vivere passioni totalizzanti, altri sperimenteranno nuove dimensioni della sessualità, altri ancora affronteranno paure e blocchi emotivi legate alla fiducia. È un cammino che vi chiede verità e vulnerabilità, ma che vi restituisce potere personale. Sul piano interiore, Plutone in ottava casa vi porta a esplorare il mistero, psicologia, esoterismo, ricerca spirituale, conoscenza di sé. Potreste scoprire un talento per le discipline occulte. La capacità di leggere oltre le apparenze è un interesse crescente per tutto ciò che riguarda l'invisibile e la rigenerazione interiore. In altre parole, miei cari cancro, vi state preparando a diventare più forti, più consapevoli e più padroni delle risorse, sia interiori che materiali. Plutone vi chiede di lasciare andare ciò che non serve più e di accettare che ogni crisi è una porta verso la rinascita. Il messaggio quindi è chiaro: da qui al 2044 la vostra vita non sarà più la stessa, ma ciò che costruirete ora nei soldi, nelle relazioni, nelle vostre scelte profonde, avrà il potere di durare per sempre. Caro Cancro, ora parliamo di Urano nel 2026, parliamo della grande scintilla del cambiamento. È una delle tre grandi forze di trasformazione insieme a Plutone e Nettuno, ma a differenza loro agisce con colpi improvvisi come una scarica elettrica che rompe vecchi schemi e spalanca nuove porte.
Dal 7 luglio del 2025 Urano ha fatto il suo primo ingresso nel segno dei Gemelli e quindi nella vostra 12ª casa dell'oroscopo, la casa dei segreti, delle introspezioni, delle terre lontane del subconscio. Forse avete già percepito una nuova irrequienza, intuizioni forti, desideri inattesi di libertà. Poi il pianeta temporaneamente è tornato indietro, ma il 26 aprile 2026 entrerà definitivamente in questo settore dove resterà fino al 2033. Immaginate il 12° settore come un dietro le quinte della vostra vita. È il luogo delle riflessioni, del silenzio interiore, dei ritiri spirituali, ma anche delle attività che non sempre si vedono subito, quelle che maturano nell'ombra prima di uscire alla luce. Ed è proprio qui che Urano accende le sue scintille. Cosa significa per voi? È come se dentro di voi si risvegliasse un'energia nuova, imprevedibile, capace di portarvi in direzioni che mai avreste pensato di percorrere. Potreste scoprire interessi insoliti, improvvisi talenti nascosti dove passioni per discipline spirituali, artistiche, psicologiche o esoteriche. Urano, nella 12ª casa, vi dice: libera ciò che hai represso troppo a lungo. Per alcuni di voi cancro, questo transito porterà a esperienze con l'estero, con comunità spirituali, con realtà lontane o con modalità di lavoro innovative, magari legate al digitale, al mondo online, al freelance. È un'energia perfetta per chi sente di dover mollare vecchie rotture, schemi vecchi, lavori soffocanti, abitudini che non nutrono più. Urano non chiede il permesso, arriva, taglia e cambia. Potreste ritrovarvi a dire basta a rapporti, stili di vita o modi di pensare che vi tenevano prigionieri. A proposito, il video su Urano è già disponibile nel mio canale, vi lascerò nella descrizione di questo video, così potete vedere molto più apertamente il mio video e capire quali cambiamenti vi potrà portare. All'inizio comunque sarà destabilizzante, ma poi scoprirete che era proprio ciò che serviva per liberare voi. La 12ª casa è anche il regno del subconscio e dei sogni. In questi anni i vostri sogni potrebbero diventare più vividi, quasi profetici. Potreste ricevere intuizioni improvvise, lampi di consapevolezza che arrivano senza preavviso. Non ignorateli, sono messaggi preziosi che il vostro inconscio vi invita a guidarvi. Sul piano pratico, Urano qui può portare esperienze come un trasferimento o viaggio improvviso, anche verso luoghi lontani o insoliti, collaborazioni con aziende straniere o legate all'internet, cambiamenti nel modo di lavorare, quindi più indipendenza, più flessibilità, più libertà. L'ingresso in percorsi spirituali, quindi meditazione, olistica, che fino a ieri magari non vi avrebbero neanche incuriosito. La scoperta di hobby o talenti che vi stupiscono per primi. Urano è un pianeta della liberazione dai blocchi interiori, tutte quelle frasi che vi siete ripetuti: non posso, non è per me, non sono capace, ora diventano delle catene che questo transito vi aiuterà a spezzare. È come se vi dicesse: non sei chi pensavi di essere, sei molto di più. Certo, e il rischio c'è quello di sentirvi irrequieti, incapaci di stare fermi, di avere la sensazione che tutto debba cambiare subito. Ma se saprete incanalare questa energia, questi 8 anni diventeranno un laboratorio di trasformazione interiore potentissimo. Per i cancro, questo Urano in 12ª casa è una chiamata a lavorare con il proprio mondo interiore, a fare pace con il passato, a liberarsi da pesi invisibili. Alcuni di voi troveranno guarigione tramite percorsi terapeutici, altri attraverseranno esperienze spirituali, altri ancora attraverso la creatività e l'innovazione. Ricordatevi, ogni volta che Urano tocca la vostra vita porta con sé qualcosa di mai visto prima. Nel vostro caso questa novità arriverà dall'interno, quindi scoprirete parti di voi che non conoscevate e vi renderete libere come non mai.
Parliamo ora di Saturno nel 2026 per voi Cancro. Saturno, il grande maestro del tempo, è il pianeta che più di ogni altro ci insegna la disciplina, la responsabilità e il rispetto delle regole. Non è mai un transito leggero. Quando Saturno si muove non porta fuochi d'artificio improvvisi, ma costruzioni lente e solide che cambiano il corso della nostra vita per decenni. È il pianeta che rappresenta la fatica, ma anche la maturità, il limite, ma anche la saggezza, la prova, ma anche il riconoscimento. E ora a voi Cancro tocca entrare in questa grande lezione cosmica. Negli ultimi 3 anni Saturno ha attraversato la vostra nona casa dell'oroscopo. È stata una fase di grandi insegnamenti legati ai viaggi, all'estero, ai documenti, alle questioni legali, agli studi superiori. Molti di voi hanno sentito come se le strade verso l'espansione fossero rallentate, procedure burocratiche interminabili, corsi di studio più complessi del previsto, difficoltà con relazioni a distanza o con persone di culture diverse. Saturno vi ha chiesto ordine, metodo, disciplina, vi ha detto: vuoi aprirti al mondo? Prima impara il linguaggio delle regole. Vuoi crescere? Prima costruisci basi solide. Nonostante le difficoltà, tanti di voi Cancro hanno raccolto risultati importanti. Un diploma tanto atteso, un documento finalmente arrivato, un riconoscimento legale, un titolo accademico, una qualificazione professionale. Saturno non vi ha negato i traguardi, semplicemente vi ha insegnato che nulla arriva senza impegno costante. Avete imparato la pazienza? Avete compreso che le conquiste vere non si bruciano in fretta, ma si guadagnano passo dopo passo. Ora il cielo cambia scenario. Dopo avervi insegnato la disciplina dell'espansione, Saturno si sposta nella 10ª casa dell'oroscopo, la casa più alta, quella della carriera, della reputazione, del successo nel ruolo sociale. È la vetta dell'oroscopo, il luogo dove tutti vi vedono, dove la vostra immagine diventa chiara, dove i vostri passi hanno conseguenze pubbliche. Il 14 febbraio del 2026 Saturno entra ufficialmente in questo settore e vi rimarrà fino al 13 aprile del 2028. 3 anni che saranno una vera e propria costruzione nel vostro futuro. La 10ª casa è il punto in cui la vita vi mette alla prova sul piano delle responsabilità. Qui non si può più restare nell'ombra, qui non si può più rimandare. Ogni scelta diventa visibile, il modo in cui lavorate, come gestite la famiglia, le vostre decisioni economiche, il vostro ruolo nella società. Saturno vi dice: mostrati, dimostra chi sei, fai vedere se sei pronto a occupare il posto che ti spetta. Per alcuni di voi Cancro questo transito porterà un avanzamento professionale, una promozione, un incarico importante, un nuovo ruolo di prestigio. Per altri la costruzione che riguarderà la vita personale, un matrimonio che cambia lo status sociale, la nascita di un figlio che porta nuove responsabilità, oppure un divorzio che apre una nuova fase di vita. Non mancheranno coloro che decideranno di aprire una propria attività, di diventare autonomi, di intraprendere un percorso che li metta in prima linea. Saturno in 10ª casa è sempre una chiamata alla maturità. Non si può più vivere di rimandi, ma bisogna scegliere quale strada percorrere con coerenza. Quindi certamente ci saranno delle sfide. Saturno non regala mai nulla senza testare la vostra forza. Per alcuni di voi Cancro vivrete delle prove sul lavoro, quindi un superiore esigente, un progetto difficile, una verifica che mette alla prova le vostre competenze. Altri sentiranno il peso della famiglia, con dinamiche che chiedono di assumersi nuove responsabilità. Ma dietro ogni fatica ci sarà un dono, la possibilità di consolidare il vostro nome, di rafforzare la vostra reputazione, di sentirvi finalmente rispettate per ciò che siete e per ciò che fate. Immaginate questo transito come una costruzione lenta e duratura. Saturno vi dice: ogni mattone che posi oggi resterà lì per anni. Per questo è fondamentale scegliere con cura i vostri obiettivi. Non potete più permettervi scelte superficiali o progetti effimeri. Tutto ciò che costruite tra il 2026 e il 2028 segnerà il vostro futuro a lungo termine. È il momento di chiedervi
Qual è la carriera che voglio davvero? Quale ruolo desidero avere nella società? Come voglio essere ricordato? Certo, ci saranno momenti di limite. Saturno spesso porta a sensazione di blocco, di lentezza, di fatica, ma ricordate, ogni prova è una palestra, ogni limite è un allenamento alla resilienza. Ogni no che incontrerete sarà una porta che vi spinge a rafforzare la vostra volontà. E qui entra in gioco anche un aspetto molto concreto, il denaro. Con il Saturno nella 10ª casa la vostra gestione economica sarà sotto i riflettori, non potrete più spendere senza criterio, non potrete più vivere senza un piano. Sarà necessario organizzare entrate e uscite, gestire investimenti, strutturare meglio i progetti finanziari. E le mie 60 regole sul denaro ovviamente diventeranno in questo momento una vostra bussola perfetta, vi aiuteranno a non disperdere le risorse, a distinguere tra ciò che è utile e ciò che è spreco, a costruire una solidità che vi permetta di affrontare le prove di Saturno senza paura. Quindi Saturno nella 10ª casa vi dice anche: tutto ciò che fai è visibile. E questo significa che la vostra reputazione sarà messa alla prova, dovrete essere trasparenti, coerenti, responsabili. Se cercherete delle scorciatoie e compromessi, Saturno ve li presenterà come dei debiti karmici da pagare. Se invece sceglierete la via della disciplina, del rigore, della onestà, i frutti saranno grandiosi. Questo è un periodo che può portarvi lontano, ma a patto di non dimenticare mai che ogni azione lascia un segno. Il modo in cui vi muovete oggi determinerà come verrete ricordati domani. Quindi il messaggio di Saturno è chiaro: non siete più dei allievi, siete chiamati a diventare maestri della vostra stessa vita. Avete la possibilità di consolidare tutto ciò che avete imparato negli ultimi anni, di salire sul palco e mostrarvi per ciò che siete per davvero. Sarà faticoso, sì, ci saranno notti di dubbio e giorni di fatica, ma tra 3 anni vi guarderete indietro e direte: ho costruito qualcosa che dura per davvero. E ricordate, il 2026 non è solo l'inizio di un ciclo di 3 anni, ma l'apertura di un percorso ancora più lungo, che durerà almeno 14 anni e che ridisegnerà la vostra carriera, la vostra immagine, la vostra vita sociale. Saturno apre porte che restano spalancate a lungo. Sta a voi scegliere come attraversarle. Parliamo ora di Nettuno. Il 2026 si apre con un transito che segnerà comunque profondamente il vostro percorso personale e professionale. L'ingresso definitivo di Nettuno nella vostra 10ª casa dell'oroscopo, quello della carriera, del ruolo sociale e della realizzazione. Il primo assaggio lo avete già avuto il 30 marzo del 2025, quando Nettuno ha messo piede in questo campo per la prima volta. È stato come se vi avesse mostrato un'anteprima, una finestra sul vostro futuro. Intuizione, sogni, visioni, piccoli segnali che vi hanno fatto capire cosa potrebbe cambiare nella vostra posizione, nei vostri obiettivi, nel modo in cui volete essere visti dal mondo. Poi, quasi subito, è rientrato per un po' di tempo nella vostra nona casa, mano nella mano con Saturno, per permettervi di concludere dei vecchi capitoli. La svolta definitiva, vera e propria, arriva il 26 gennaio del 2026. Da quella data Nettuno resterà nella vostra 10ª casa dell'oroscopo fino a marzo del 2039, quindi 14 anni in cui la vostra immagine, la vostra carriera, il vostro status sociale e persino il modo in cui gli altri vi percepiscono entreranno in un processo di trasformazione lenta ma inarrestabile. La 10ª casa dell'oroscopo è come una chioma di un albero, è la parte che tutti vedono. Le radici sono il passato, la base su cui vi siete costruiti, ma ora siete chiamati a mostrare la vostra cima, ciò che vi rende unici, ciò che vi distingue. Con Nettuno qui molti di voi cancro potranno assumere dei ruoli legati alla spiritualità, alla creatività, alla medicina, alla psicologia, all'arte o a dei professioni di aiuto. Questo è il pianeta dei visionari, dei maestri, di chi ispira gli altri con ciò che porta. Alcuni di voi potrebbero trasferirsi all'estero, altri entrare in contatto con ambienti più elitari o internazionali, altri ancora scoprire un ruolo familiare nuovo, quindi diventare genitori, nonni, guide. Nettuno non porta mai un cambiamento banale,
vi spinge a chiedervi chi voglio essere per il mondo. E la risposta non sarà immediata, questo è un cammino che vi accompagnerà passo dopo passo. Certo, ci sarà il rischio di confusione o di illusioni. Nettuno creerà spesso dei scenari sfocati, dove non tutto è chiaro, ma qui è la presenza contemporanea di Saturno nello stesso settore vi salva. Saturno costruisce, mette confini, rende reale i sogni. È come avere un architetto severo accanto a un artista visionario. L'uno dà forma, l'altro porta ispirazione. Questo connubio vi permetterà di trasformare idee in progetti concreti, dare struttura a un talento creativo o spirituale, costruire una carriera innovativa e allo stesso tempo solida, cambiare status in maniera duratura, quindi matrimonio, divorzio, trasferimento, pensionamento, avvio di un'attività propria. Il 2026 sarà quindi l'anno in cui si accende questa miccia. Potreste non vedere subito i risultati, ma inizierete a muovervi in una direzione completamente nuova. Ogni piccolo passo, ogni scelta, ogni responsabilità presa in questo periodo è come un mattone di una costruzione destinata a durare decenni. E per alcuni di voi cancro questo porterà a una nuova visibilità pubblica, vi mostrerete di più, sarete osservati, giudicati, riconosciuti. Per altri invece arriverà la chiamata a reinventarsi in un settore del tutto diverso. L'importante è ricordare che Nettuno amplifica questa immaginazione, ma Saturno chiede disciplina, quindi non tutto quello che sognate è realizzabile, ma se mettete ordine, ciò che davvero conta diventerà possibile. E non dimenticate, con Nettuno qui la creatività e l'intuizione diventeranno strumenti di lavoro, scrittura, arte, musica, insegnamento, consulenza spirituale o psicologica. Qualsiasi strada che unisce ispirazione e utilità concreta diventa una via privilegiata per voi. Ora, cancro, parliamo di un altro fattore importante nel 2026, che sono le eclissi, che sono delle porte che si chiudono e nuove strade che si apriranno. Sappiamo bene che ogni eclissi non è mai un semplice fenomeno astronomico, è un portale, un momento di svolta che segna i cicli più importanti della nostra vita. A differenza delle nuove lune e piene di ogni mese, le eclissi hanno un peso diverso, karmico, destinico. Sono eventi che si inseriscono nei grandi cicli di 9 anni e mezzo e 18 anni e mezzo, riportando in scena temi già vissuti e aprendo nuove possibilità di trasformazione. Per voi il 2026 è un anno chiave. Le eclissi continueranno a interessare l'asse Vergine-Pesci, quindi la vostra terza e nona casa, legata a studi, viaggi, documenti, comunicazioni e contatti, ma nello stesso tempo si aprirà un nuovo capitolo, l'ingresso delle eclissi sull'asse Leone-Acquario, che per voi tocca la seconda e l'ottava casa, ovvero il grande tema del denaro, delle risorse, delle spese, degli investimenti e della fiducia. Il 17 febbraio del 2026 le eclissi solari in Acquario, quindi nella vostra ottava casa. Questo è un inizio potente, un seme che viene piantato in profondità. L'ottava casa è la sede delle trasformazioni più intense, riguarda il denaro condiviso, il patrimonio, i beni comuni, ma anche la sfera dell'intimità, della fiducia e delle risorse emotive. In questi giorni potreste trovarvi davanti a decisioni importanti, un nuovo progetto condiviso con un partner o con un socio, l'avvio di un'attività imprenditoriale o una nuova strategia finanziaria, la firma di un contratto che coinvolge dei prestiti, delle banche o dei finanziamenti. Per alcuni, perfino l'inizio di una storia d'amore che si rivela trasformativa. È come se l'universo vi dicesse: non avere paura di condividere, ma scegli con chi e come farlo. Ci saranno delle nuove alleanze, nuove collaborazioni, nuovi investimenti emotivi e materiali. Alcuni di voi cancro potrebbero scoprire una gravidanza o decidere di avviare un progetto che cambierà la vita. Il 3 marzo del 2026 le eclissi lunare in Vergine nella terza casa. Questa eclissi chiude un ciclo legato a comunicazioni, studi e rapporti con fratelli, colleghi o vicini. La terza casa è il settore dell'apprendimento, del contatto quotidiano e questa luna piena eclissata porta chiarimenti e svolte definitive.
Quindi potrebbe esserci la conclusione di qualche percorso di studio, un corso, una specializzazione, il conseguimento di un documento importante, come un diploma, una patente, un visto o un contratto, un cambiamento nel rapporto con fratelli, sorelle, cugini o persone con cui condividere la vita quotidiana, un trasferimento, un viaggio breve che apre nuove prospettive. Con il sostegno di Giove questa eclissi porta opportunità fortunate, quindi un insegnante, una guida, un mentore può entrare nella vostra vita, oppure un documento, una notizia può sbloccare una situazione che sembrava ferma. È come se il cielo vi dicesse: chiarisci, chiudi e apri lo spazio per un nuovo percorso di crescita. Il 2026 segna quindi una doppia transizione: da una parte si concludono dinamiche legate a studio, viaggi e contatti, quindi asse 3-9, l'altra si apre un ciclo completamente nuovo legato a finanze, investimenti e trasformazioni interiori. E per comprendere meglio questo passaggio provate a ricordare cosa accadeva nella vostra vita tra il 2017 e il 2019 o ancora prima tra il 2008 e il 2009. Le eclissi attuali richiameranno temi simili ma a un livello nuovo, più maturo e trasformativo. Inoltre abbiamo delle eclissi in estate, quindi se l'inverno e la primavera del 2026 vi hanno già fatto intuire che l'anno sarà pieno di svolte, l'estate non sarà da meno. Arrivano due eclissi potentissime che toccano temi fondamentali per la vostra vita: denaro, valori, lavoro, viaggi, formazione o relazioni con l'estero. È un tempo in cui i semi che avete piantato nei mesi precedenti iniziano a germogliare, in cui vecchi capitoli vengono chiusi per lasciare spazio a nuove decisioni. Il 12 agosto ci sarà l'eclissi solare in Leone, nella seconda casa. Questo è il momento di grande forza e di un nuovo inizio. Il Leone illumina la vostra seconda casa, quella delle finanze, delle risorse materiali, del lavoro e delle vostre sicurezze personali. E questa eclissi, accompagnata dall'energia espansiva di Giove, vi aiuterà ad avere l'arrivo di nuove entrate o clienti importanti, l'aumento dei guadagni grazie a un progetto personale o a una promozione, la possibilità di lanciare un nuovo business, un'attività in proprio, una nuova nicchia, la firma magari di qualche contratto che portano stabilità economica, oppure parliamo anche di una realizzazione, di un acquisto significativo, come quello di una casa, un'auto, un bene prezioso che aumenta la vostra sicurezza. È come se l'universo vi dicesse: è ora di raccogliere i frutti del vostro impegno. Tutto ciò che avete progettato, persino solo a livello di idee, ora può diventare concreto. E non parliamo solo di soldi, la seconda casa riguarda anche valori personali, ciò che per voi ha importanza. E alcuni di voi cancro capiranno che il vero investimento è in se stessi, nella propria formazione o in esperienze che arricchiscono la vita. Questa eclissi può coincidere anche con degli eventi familiari significativi: per qualcuno la nascita di un figlio o di un nipote, per altri il riconoscimento di un nuovo ruolo che cambia il modo in cui vi percepite. In ogni caso si tratta di un inizio che porta stabilità e nuove possibilità di crescita materiale e personale. Il 28 agosto invece eclissi lunare in pesci, nella nona casa. Se la prima eclissi vi parla di guadagni, di inconcretezza, questa invece apre il campo della conoscenza, dei viaggi e dell'espansione spirituale. La luna piena, eclissata nel segno dei pesci, illumina la vostra nona casa, chiudendo vecchi cicli legati a studi, spostamenti o rapporti con l'estero. Potrebbe esserci una conclusione di un percorso di studi o la conquista di un diploma, certificazione, un documento importante, insomma. Decisione di trasferirvi, migrare o di avviare contatti con persone e aziende straniere. La chiusura di vecchie credenze o filosofie di vita che non rappresentano più, con l'inizio di un nuovo percorso spirituale o culturale. Per alcuni di voi cancro ci sarebbe la possibilità di un matrimonio o secondo matrimonio, oppure l'apertura di un importante contratto legale, un viaggio, un progetto internazionale che vi cambia prospettiva. Cancro, parliamo ora di un altro transito importante che è quello di Venere. Per voi il 2026 porta un passaggio molto interessante. Venere, la dea dell'amore, della bellezza, delle relazioni, farà due movimenti cruciali per voi. Uno sarà un dono luminoso, l'altro una fase di revisione e introspezione.
Venere nel primo settore dal 19 maggio all'8 giugno. In questo periodo sarete semplicemente magnetici, la vostra energia personale si colora di fascino, dolcezza, ma anche di bellezza che non passa inosservata. Tutti vi noteranno e sarà quasi impossibile resistere al vostro carisma. Quindi questo potrebbe essere un momento giusto per rinnovare il vostro look, cambiare stile, acquistare capi che valorizzano la vostra immagine. Favoriti i rapporti interpersonali, quindi nuove conoscenze, clienti e opportunità professionali arrivano più facilmente perché la vostra presenza conquista. In amore sarete irresistibili, i single verranno corteggiati, coppie riscoprono la complicità, momenti di passione che riportano saggezza e leggerezza. Queste settimane vi invitano a mostrarvi, a uscire allo scoperto e non avere paura di brillare. Anche progetti legati alla comunicazione, alla popolarità e alla visibilità pubblica hanno vento in poppa. Se volete lasciare qualcosa, questo è il momento. Venere sarà retrograda dal 3 ottobre al 13 novembre. Attenzione! Più avanti nell'anno Venere diventerà retrograda e lì l'energia cambia completamente. Quindi, toccando la vostra quarta e la quinta casa dell'oroscopo, questo periodo assolutamente da vietare per fare i matrimoni, divorzi, convivenze improvvise. Assolutamente no a interventi estetici importanti, cambi look drastici o operazioni di immagine irreversibile. Prudenza anche nei contratti legati a casa, proprietà, mutui e accordi familiari. Questa fase non è che sia negativa, ma è riflessiva. Venere retrograda porta in scena il passato, amori che ritornano, dinamiche con i figli da chiarire, vecchie questioni familiari che chiedono di essere riviste. È come se l'universo vi dicesse: non correre avanti, guarda indietro e correggi ciò che non funziona più. Quindi il messaggio di Venere per il 2026 per voi da maggio a giugno, quello di osare, brillare, rinnovare la vostra immagine, investire sulla vostra autostima e lasciare entrare nuove persone nella vostra vita. Da ottobre a novembre rallentate e rivedete, osservate con lucidità i rapporti familiari e amorosi, sistemate ciò che non funziona, ma rimandate le decisioni irreversibili. È un anno in cui l'amore, la bellezza e le relazioni diventano dei specchi preziosi, vi mostrano come state cambiando, cosa volete davvero, quali legami valgono la pena di essere portati con voi nel futuro. Parliamo di un altro transito importante per voi Cancro. Il 2026 sarà un anno che comunque vi spingerà ad agire con coraggio, ma anche a rivedere tante scelte del passato. Due protagonisti particolari, Marte e Mercurio, illumineranno il vostro cielo personale con dei transiti che vi daranno energia, sfide e momenti di revisione. Marte sarà nel vostro segno dall'11 agosto al 27 settembre. È un pianeta dell'azione, della determinazione, del coraggio. Entrerà nel vostro segno e rimarrà lì per circa 2 anni. E quando Marte transita nel primo settore del vostro cielo, voi diventate un vero vulcano di energia. Vi sentite più forti, determinati, pronti a difendere i vostri desideri e i vostri progetti. Questo è il momento perfetto per iniziare nuove attività, lanciare progetti, cambiare look o semplicemente far vedere al mondo la vostra forza. In amore potreste diventare più passionali, intraprendenti, con incontri che accendono delle scintille. Ma attenzione, Marte porta entusiasmo ma anche conflittualità. C'è il rischio di reagire d'impulso, di discutere più facilmente o di sentirvi agitate senza un motivo apparente. La sfida sarà canalizzare questa energia in modo costruttivo. Quindi sport, lavoro, creatività, iniziative personali. Se userete la forza di Marte con intelligenza, potrete fare passi da gigante. Abbiamo però anche retro Mercurio nel 2026, ovviamente, e avrà 3 cicli nei segni d'acqua. Per voi Cancro questi periodi saranno fondamentali. Mercurio retrogrado è il tempo dei ripensamenti, delle revisioni, dei ritorni dal passato. Non serve aver paura, basta sapere come usarlo al meglio. 26 febbraio, 20 marzo sarà in Pesci nella vostra nona casa. Qui l'energia tocca i temi di viaggi, studi, documenti legali, contatti con l'estero, possibili ritardi,
cambi di programma, rinvii di corsi o pratiche burocratiche. Ottimo per riprendere dei vecchi studi o tornare in luoghi già conosciuti, ma non per firmare accordi importanti. 29 giugno, 24 luglio sarà in Cancro, quindi nella vostra prima casa, e vi porta a ripensare l'immagine personale, quindi il vostro look, il modo in cui vi presentate, persino vecchi progetti messi in pausa. Potresti rivedere delle scelte fatte mesi fa, incontrare persone del passato, sentire il bisogno di fare ordine nella vostra identità. È il momento di correggere, non di lanciare. 24 ottobre, 13 novembre in Scorpione, quindi nella vostra quinta casa. Qui l'energia retrograda tocca amore, figli, creatività e passioni, e alcuni di voi cancro potrebbero rivedere un vecchio amore, altri affrontare questioni legate ai figli, come scuola, hobby, attività sportive. Questo è un ottimo momento per rielaborare progetti artistici o creativi iniziati tempo fa, ma da portare a termine con la maturità. Quindi il 2026 vi porta a unire forza e consapevolezza. Marte vi dà il fuoco per agire, mentre Mercurio retrogrado vi chiederà di fermarvi e correggere la rotta. È un anno in cui non si può andare solo avanti, a volte sarà necessario guardare indietro per chiudere i conti in sospeso. Ogni decisione che prenderete sotto questi transiti, se fatta con lucidità, diventerà una base solida per i grandi cambiamenti che già sapete vi spettano nel 2026 e negli anni successivi. Ora, miei cari cancro, parliamo della sfera dei figli e della famiglia. Ricordiamo che Giove sarà nel vostro segno, quindi fino al 30 giugno del 2026 Giove si troverà nel vostro segno, nella vostra prima casa, amplificando la vostra presenza, il vostro carisma, la vostra capacità di attrarre nuove esperienze di vita. Quando Giove transita in questo punto, spesso non si limita a portare fortuna personale, ma apre la porta a una forma di eredità emotiva che si manifesta con la nascita di un figlio, con l'arrivo di un nipote o con degli eventi che allargano il concetto stesso della famiglia. E per molti voi cancro questo sarà l'anno in cui si concretizza il sogno di diventare genitori o di rivedere il proprio ruolo familiare sotto una nuova luce. Non è detto che tutti abbiano un figlio in senso letterale, l'energia può tradursi anche in un progetto creativo o in una nuova responsabilità che porta lo stesso senso di crescita. Un altro segnale importante viene dalla sfera immobiliare. L'anno del 2026 porta con sé il desiderio di consolidare le basi materiali nella vita familiare, e per voi cancro questo traduce in acquisti di case, ristrutturazioni, investimenti di immobili, tutti elementi che indirettamente parlano della volontà di creare dei spazi stabili e sicuri per i figli. Se avete bambini piccoli potreste iniziare a pianificare il loro futuro, magari acquistando una casa che verrà data in uso a loro quando saranno grandi. Se invece avete figli già adulti, questo è l'anno in cui può emergere con forza la questione del loro trasferimento in un'abitazione propria. Alcuni di voi decideranno di aiutarli concretamente partecipando magari all'acquisto o al supporto delle loro prime tappe nella loro autonomia. Per chi è genitore di figli grandi, il 2026 porta anche qualche sfida nella dinamica familiare, in particolare tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno potrebbero sorgere dei piccoli conflitti o incomprensione all'interno della famiglia dei vostri figli. In questi casi il vostro ruolo sarà quello di guida e di equilibrio. Vi troverete nella posizione di dover mediare, offrendo saggezza ed esperienza senza però invadere spazi che appartengono a loro. Il cielo vi invita a essere più consiglieri che giudici, punti di riferimento che protagonisti. La capacità vostra di ascoltare, di dare indicazioni pratiche sarà fondamentale per aiutare i vostri cari a superare momenti di tensione. Parliamo della sfera della vita personale e l'amore per voi cancro. Il 2026 sarà un anno che vi mette davanti allo specchio, non solo come individui, ma anche come partner, come persone capaci di dare e ricevere l'amore. L'energia di quest'anno non si limita a trasformare la carriera e le finanze, ma illumina in profondità il settore più intimo e delicato, la vostra vita affettiva.
Parliamo ancora di Giove, questo pianeta dell'espansione, dell'ottimismo e delle opportunità. È entrato nel vostro segno già a giugno del 2025 e rimarrà fino al 30 giugno del 2026. Un transito che capita solo una volta ogni 12 anni e che segna sempre un punto di svolta importante. Con Giove, nel primo settore del vostro cielo, siete come sotto un riflettore, più visibili, più affascinanti, più richiesti. È un anno in cui il vostro carisma cresce e le persone intorno a voi vi percepiscono diversi, più forti, più interessanti. Tutto questo inevitabilmente si riflette sulla sfera delle relazioni. Giove vi dà una nuova identità sociale e personale, cambia il modo in cui vi vedete e cambia anche lo sguardo degli altri su di voi. È un momento in cui molti di voi cancro scoprono di avere un potere magnetico più forte e non sorprende se questo porta a cambiamenti radicali nelle dinamiche di coppia e nella nascita di nuove storie. Per chi vive una relazione stabile, l'anno porta con sé una dinamica curiosa. Il partner inizierà a guardarvi con occhi diversi, non tanto perché cambiate voi, ma perché il mondo intorno a voi vi riconoscerà con più interesse. Il partner sentirà che non siete più solo suoi, siete anche desiderati, ammirati, notati dagli altri. Questo risveglia curiosità e in molti casi rafforza l'attrazione. Il rischio? Che si potrebbe creare un piccolo squilibrio. Per una volta cancro sarete voi a sembrare più indipendenti, più richiesti e il vostro partner potrebbe sentirsi spinto a conquistarvi di nuovo. È un periodo in cui riscoprirete la vostra centralità e potete ottenere dal rapporto più attenzione, più presenza, più impegno. Ma non tutti i cancro ora vivono rapporti felici. Per chi si trova in legami ormai tiepidi e ripetitivi o privi di emozioni, il 2026 risveglia una sete di passione e colore. Giove vi farà sentire il bisogno di romanticismo, di avventura, di un'energia che accenda di nuovo il cuore. Questo non significa per forza tradimento, ma certo può indicare il desiderio di nuove esperienze, di incontri imprevisti, di flirt capaci di risvegliare emozioni assopite. Sarà un anno in cui i vostri occhi brilleranno di più e le possibilità di attrarre persone nuove aumenteranno notevolmente. E per te, che sei singolo, invece il cielo promette molto. L'anno intero è fertile per i nuovi incontri, ma dal periodo del 19 maggio all'8 giugno del 2026 diventa davvero speciale. Con Venere nel vostro segno, la vostra energia diventa magnetica e i vostri nuovi amori trovano terreno fertile. È il momento in cui un incontro casuale può trasformarsi in una storia importante, in cui una conoscenza già in corso può salire di livello, portando decisioni significative, come una convivenza, un fidanzamento ufficiale o la costruzione di piani comuni. Attenzione però, come abbiamo accennato già, a Venere retrograda, quindi nei settori che parlano di casa, famiglia e amore romantico. Quindi quel periodo lì non è assolutamente ideale per iniziare delle relazioni o per prendere decisioni radicali come matrimonio o separazione. Le scelte rischieranno di essere confuse, gli entusiasmi possono spegnersi velocemente, ciò che in apparenza sembrava magico potrebbe rivelarsi un'illusione passeggera. Quanto a Giove e Venere, un'altra influenza non meno importante sarà quella di Saturno e Nettuno, che dal settore della carriera creano tensioni e verifiche anche nella vita personale. Questo cosa significa? Che anche nelle storie più solide potrebbero affacciarsi limiti, restrizioni e sacrifici. Alcuni di voi cancro sentiranno che il partner è troppo esigente, che la relazione impone rinunce difficili. In realtà si tratta di prove utili. Il cielo vuole insegnarvi che la relazione sana non deve togliervi libertà, ma deve permettervi di crescere. Per questo molte coppie quest'anno saranno chiamate a ridefinire i propri equilibri e alcuni di voi cancro potrebbero persino decidere di chiudere un capitolo ormai troppo stretto. Parliamo di un'altra sfera molto importante per tutti quanti noi, non solo ovviamente per voi cancro, che è le finanze e l'autorealizzazione. Il 2026 si apre come un anno che vi mette davanti a uno specchio nuovo, quello della vostra immagine personale, dei vostri obiettivi e della vostra autorealizzazione. Non si tratta solo di sognare, ma di decidere con fermezza chi volete essere e quale ruolo desiderate ricoprire nel mondo. Il grande protagonista di questa trasformazione, come già accennato, è Giove, il pianeta di crescita e delle opportunità, che da giugno del 2025
al 30 giugno del 2026 ha illuminato il vostro segno, regalandovi un'occasione che capita soltanto una volta ogni 12 anni. Questo è stato un periodo prezioso per ridefinire la vostra identità, un anno in cui molti cancro hanno cominciato a chiedersi quali livello di felicità e successo si sentono davvero di meritare. E questa è la chiave. Il 2026 vi spinge a realizzare la vostra asticella interiore. Ognuno di noi porta dentro un limite invisibile, un confine oltre il quale crede di non poter andare oltre. Un tetto che definisce quanta abbondanza, quanta gioia, quanta libertà ci concediamo, ma ora i pianeti vi chiedono di andare oltre, di guardare più in alto, di autorizzarvi a desiderare di più senza sensi di colpa, senza paure. Dall'inizio dell'anno fino a giugno sarete immersi in questo processo interiore. Sarà un tempo di domande importanti, come per esempio: qual è il mio valore vero? Cosa voglio realizzare nei prossimi anni? Mi concedo la possibilità di vivere meglio, di cambiare strada, di ricevere di più? Non sarà sempre comodo, perché accanto all'energia espansiva di Giove si faranno sentire anche gli aspetti più severi di Saturno e Nettuno, che arrivano dal vostro 10° settore, quello della carriera. Questi due pianeti funzioneranno come dei filtri, vi costringeranno a scegliere con saggezza, a non disperdere energie in progetti fragili, a concentrare le vostre forze solo su obiettivi che abbiano basi solidi e che possano durare nel tempo. Il risultato sarà una selezione naturale, meno dispersione, meno detti per paura, magari di deludere, o più attenzione alle scelte che contano per davvero. In altre parole, Cancro nel 2026 vi insegnerà l'arte del focus. Poi, dal 30 giugno del 2026, scenario cambia, perché ovviamente Giove si sposta nella seconda casa e tutto ciò che avete costruito come visione e fiducia in voi stessi diventa immediatamente più concreto. È come se i sogni seminati nel 2025 trovassero la loro terra fertile, progetti che si stabilizzano, collaborazioni che prendono forma, ruoli che si consolidano. Non è più solo chi sono io, ma che cosa faccio vedere al mondo e come questo mi viene riconosciuto? Il cielo vi invita a prendere iniziative coraggiose, avviare un progetto personale, cambiare posizione lavorativa, investire tempo ed energie in un percorso che vi rappresenti per davvero. E qui arriva il messaggio chiave: non abbiate paura della responsabilità. Saturno e Nettuno nel settore della carriera vi osservano da vicino, non vi lasciano improvvisare, ma vi premiano se scegliete la strada dell'impegno autentico. Il 2026 sarà quindi un anno di costruzione. Vi trasformerete non solo dentro, ma anche fuori. Nuove vesti, nuove immagini, nuova presenza sociale. Se parliamo invece delle finanze, questo capitolo dove le sorprese ovviamente non mancheranno. Con l'ingresso di Giove nel vostro settore delle finanze tutto cambierà ritmo, è come se si aprisse un portale nuovo, nuove fonti di reddito, nuove occasioni per guadagnare, più possibilità di diversificare le vostre entrate. Giove non porta mai una sola opportunità, spesso apre 2, 3, più canali, alcuni stabili, altri occasionali, ma ugualmente importanti per voi. Ma il vero campo di battaglia sarà l'8ª casa, perché lì c'è Plutone e Nodo Sud, questo settore dei soldi condivisi, delle risorse comuni, degli investimenti e dei debiti. E queste due energie che parlano di trasformazione e di cicli karmici significa che nel 2026 per molti di voi cancro si troveranno a gestire soldi che non sono propri, capitali di coppia, patrimoni familiari, investimenti collettivi oppure finanziamenti, mutui, prestiti. Non sarà raro ricevere un sostegno economico da altri oppure dover riorganizzare le spese comuni. Il cielo vi invita a vedere il denaro in modo diverso, non solo come un possesso, ma come uno strumento di collaborazione e di crescita reciproco. Questo vi potrà portare accordi vantaggiosi con soci e partner, ritorni economici da contratti condivisi, oppure il sostegno del partner che migliora il budget familiare. Per molti di voi cancro ci sarà anche la possibilità di concludere qualche grande trattativa, vendita, acquisto importante, eredità, compensazioni legali o una cifra significativa che entra una volta sola, ma che vi lascerà comunque il segno. Il periodo più forte per le finanze?
Luglio, agosto e settembre del 2026, segnatevelo sul calendario. Saranno mesi caldi in cui le trattative si sbloccano, le occasioni si presentano e le nuove fonti di reddito diventano chiare. Alcuni di voi potranno anche fare acquisti che cambiano la vita, una casa, una macchina, un bene prezioso che segna un salto di qualità. Ma attenzione, non tutto sarà semplice. Plutone insegna sempre attraverso delle prove. Potresti dover affrontare paure legate alla perdita, a imprevisti o alla gestione delle spese. Il consiglio è chiaro: non abbiate paura di guardare in faccia ai numeri. Più trasparenza e più disciplina vi porteranno molto lontano. Ora, Cancro, abbiamo parlato di soldi, autorealizzazione, abbiamo parlato delle vostre finanze, ma parliamo anche più in specifico di lavoro e carriera per voi nel 2026. Allora, abbiamo Saturno, che è il primo grande protagonista della vostra vita lavorativa, continuerà a transitare nella vostra 10ª casa, il settore della carriera, della realizzazione sociale e del riconoscimento. Questo significa che il 2026 vi mette davanti a compiti seri, scadenze importanti e responsabilità più grandi del solito. Saturno non regala nulla facilmente, ma ciò che concede ha delle radici profonde e durature. Per qualcuno di voi questo potrà tradursi in ore di lavoro intensi, nuovi ruoli di responsabilità o un carico maggiore di compiti. Non escludo che possiate trovarvi in situazione in cui magari il team è ridotto e quindi vi tocca svolgere mansioni extra, oppure il capo diventa più esigente controllando ogni dettaglio. Ma ricordati, questo è il marchio di Saturno, vi mette alla prova per capire quanto siete davvero disposti a impegnarvi, ed è proprio questo che, quando resistete, quando mostrate determinazione e pazienza, che i risultati iniziano ad arrivare. Non subito, non con un colpo di fortuna, ma gradualmente, passo dopo passo, costruendo un percorso stabile. Nettuno, accanto a Saturno, nella vostra 10ª casa, il pianeta che ispira e accende i sogni. Se Saturno vi chiede disciplina, Nettuno vi invita a guardare oltre la realtà concreta, a immaginare un lavoro che sia anche vocazione, passione, senso di vita. E per molti di voi, Cancro, sarà l'anno in cui potreste decidere di lasciare una strada professionale troppo rigida per abbracciare una più creativa e più libera. Potresti iniziare a lavorare su progetti artistici, spirituali o legati al benessere, oppure a scegliere la flessibilità del lavoro autonomo. Magari online o in settori emergenti. Ci saranno anche chi porterà a termine un progetto importante iniziato da tempo, ottenendo finalmente un riconoscimento o una ricompensa concreta. Nettuno vi dice proprio non smettere di sognare, ma Saturno vi ricorda: metti ordine ai sogni e rendili realizzabili. Attenzione però alle illusioni, perché la combinazione Saturno e Nettuno è potente, ma porta con sé un avvertimento: non lasciatevi ingannare da false promesse o prospettive troppo vaghe. In altre parole, se un datore di lavoro vi dice aspetta un paio di mesi e ti aumento lo stipendio, non fermatevi la vostra crescita in attesa di quell'aumento che potrebbe non arrivare mai. Il 2026 vi chiede di basare le vostre scelte su fatti concreti e verificabili. Fidatevi dei risultati tangibili, non delle parole. Questo atteggiamento questo atteggiamento prudente sarà fondamentale per non cadere in disillusione. Se avete però un'impresa vostra o lavorate in proprio, il 2026 sarà un anno intenso ma estremamente produttivo. Certo, non mancheranno sfide con la burocrazia, controlli fiscali, concorrenza spietata, ma Saturno vi darà la forza di resistere e di crescere. Ciò che costruite quest'anno avrà delle basi fortissime e resterà nel tempo. Un altro elemento importante entra in scena a metà anno, quindi dal 30 giugno, come già accennato, Giove passerà nel secondo campo. Questo significa che tutto l'impegno messo nella prima parte del 2026 inizierà a produrre risultati concreti sul piano economico. Le vostre fatiche verranno ricompensate e potrete vedere i primi frutti di un lavoro che vi è costato sacrifici.
Parliamo dell'ultimo settore non meno importante perché spesso mettiamo in secondo piano, ma anche in realtà la base di tutto è la salute. Nel 2026 il cielo non porta influenze dirette o destabilizzanti sul vostro settore della vitalità e questo è già una buona notizia. Tuttavia, alcune configurazioni planetarie, in particolare quelle legate al potere trasformativo di Plutone, vi offriranno la possibilità di affrontare e risolvere in modo radicale ciò che fino ad oggi poteva sembrare un ostacolo. Plutone, il pianeta delle grandi metamorfosi, sarà il vostro alleato nascosto. Se esistono problematiche di salute già presenti, il 2026 può rivelarsi un anno di cambiamento profondo e di guarigione concreta. Non parliamo di piccoli disturbi passeggeri, ma di quelle condizioni che da tempo vi chiedono attenzione, che magari avete sopportato con pazienza, rimandando il momento della scelta definitiva. Pensiamo all'esempio a chi convive con un dolore cronico o ha un'articolazione compromessa o a chi sa di dover affrontare un intervento chirurgico importante. In passato potevate rimandare e cercare soluzione temporanea, ma ora il cielo vi dice è il momento di agire, di chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo. Il 2026 è favorevole per affrontare decisioni mediche decisive, un'operazione programmata, una terapia intensiva, un trattamento che porta sì fatica ma anche prospettiva di migliorare la qualità della vita. Un esempio, la sostituzione magari di un'articolazione, un intervento che può sembrare impegnativo, ma che vi libera da dolore e limitazione. Plutone vi dà il coraggio di scegliere la trasformazione invece della stagnazione. Attenzione però, non tutti i giorni sono uguali, esistono delle finestre nel cielo più propizie e altre che è meglio assolutamente evitare. E se non si tratta di urgenze mediche, vi consiglio di non programmare degli inventi in alcune date che sono 27 febbraio, 26 maggio, 3 ottobre e 4 dicembre. In questi giorni l'energia planetaria è instabile e poco favorevole a procedure chirurgiche o dei trattamenti complessi. Fate attenzione anche al periodo compreso tra il 3 ottobre e il 4 novembre. Venere sarà in moto retrogrado e Venere, simbolo di armonia e salute fisica, non sostiene operazioni di tipo estetico e interventi che puntano a migliorare l'immagine del corpo. In questo arco temporale, se non si tratta di emergenze, meglio evitare di programmare nuove operazioni. I momenti favorevoli però ci sono se si tratta a recupero e alla rigenerazione. 18 luglio e 29 novembre sono date ideali per sottoporsi a procedure mediche, trattamenti o interventi programmati in questi momenti, ma considerate sempre che ognuno nel tema natale ha anche le sue date pro e contro per fare ovviamente delle operazioni. Un dettaglio importante, anche durante la fase retrograda di Venere non è consigliabile iniziare nuovi percorsi chirurgici, ma è un ottimo periodo per operazioni ripetute e correttive. Se un intervento richiede un secondo passo, questa finestra può rivelarsi molto preziosa. Il 2026 per voi Cancro quindi non segna rivoluzioni improvvise nella salute, ma vi offre occasioni di risolvere ciò che pesa da molto tempo. È un anno che vi invita a liberarvi da catene fisiche o psicologiche, a trasformare i limiti in nuove possibilità. Plutone vi sostiene nel dire basta compromessi, è il momento di rifiorire. Prendersi cura di sé non sarà più un optional, ma un atto di amore e di rinascita. E se sei arrivato fino a qui, io ti auguro un bellissimo 2026. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di mettermi un like e se ancora non lo fai, seguimi.